Ciao! Oggi ti parlerò della mia primissima esperienza con il mio nuovo drone FPV, il DJI Avata. Oh, emozione! Adesso sto volando in modalità acro. Per davvero. E qua non bisogna fare pizzate. Calma, cuore a 1000. Tasto panico. Sì, il tasto panico avrei dovuto premerlo prima di schiantarmi. Ma perché non ho fatto un po' di esperienza prima con il simulatore? Ecco, guarda questo qui per esempio, guarda com'è bravo. Fa tutte le curve bene e si vede che è deciso, segue il percorso. Eh sì, il pilota di questo video sono proprio io, qualche ora prima di fare il mio primo volo. Ho voluto apposta registrarmi proprio per mettere in evidenza la differenza. Ho passato ore al simulatore e neanche poche. Ho calcolato che a spanne raggiungo circa un centinaio di ore di volo. La sola differenza è che usavo il controller della PlayStation, che rispetto a quello dei droni è leggermente diverso. Ma perché allora, se sono capace di fare tutto questo, il primo giorno con un drone reale il mio massimo è stato questo? Beh, che dire, nel simulatore se ti schianti premi un tasto. Se avessi dovuto aggiustare o comprare nuovi tutti i droni che ho schiantato nel simulatore... Ma torniamo a questa giornata storica. Questo è stato il mio primissimo volo con il drone DJI Avata. Facciamo quindi un breve unboxing. Fatto! Ho scelto questo drone perché è molto flessibile, in quanto può passare dalla modalità drone normale alla modalità FPV, cioè la modalità in prima persona. Per chi non lo sapesse, è una modalità in cui ha il controllo totale, il che significa che se lo inclini non disegna una linea orizzontale mantenendo l'altitudine, ma scende in diagonale. Quindi per fare una curva bisogna saper dosare costantemente tutti e 4 gli assi con cui si controlla, e questo è possibile solo quando si guarda direttamente dal punto di vista del pilota che ci sarebbe seduto dentro, da qui FPV, cioè modalità in prima persona. Quindi quello che io prima ho chiamato tasto panico sarebbe il passaggio alla modalità drone normale, che quindi blocca il drone e lo stabilizza nel punto in cui si trova. Passiamo al secondo e ultimo giorno per questo video, dove intanto ho scelto un orario migliore della giornata, con una visibilità sicuramente più elevata. Mi sono dato delle piccole sfide, molto piccole, un po' di rasoterra, qualche orbit, cioè giro intorno a un punto fisso, e un percorso mano a mano più lontano. Un bel passaggio non troppo stretto per cominciare a prendere dimestichezza. Altra cosa importante sono i minuti di volo. Abituato al simulatore andavo avanti veramente tanto senza pensare alla batteria. Qui invece è un fattore importante da tenere in considerazione. Purtroppo le batterie in più sono in viaggio, devo aspettare che arrivino per fare un esercizio un po' più continuativo di una mezz'oretta. Bene, prima delle conclusioni finali, una cosa importante. Nessuno nei vari video che ho visto prima dell'acquisto ha mai parlato della sensazione percepita guardando dentro il visore. Ecco, sembra di stare al cinema. Si ha la netta sensazione di vedere un enorme schermo a 5-10 metri di distanza. La risoluzione è di 1080, quindi vagamente si vedono i pixel, ma non dà alcun fastidio. La qualità è veramente ottima e la trasmissione dell'immagine è incredibile. Queste immagini vengono direttamente dal visore. Solo un piccolo difetto, che è più una questione di abitudine: evitate di muovere velocemente la testa perché gli occhi tenderanno a spostarsi, mentre l'immagine in realtà resta fissa. Quindi non rispondete al vostro amico facendo cenni sì o no con la testa. Insomma, ho deciso di entrare in questo mondo e ne sono veramente felice. Ho scelto la soluzione che mi dà la maggiore sicurezza, in quanto le eliche sono protette, soprattutto per gli altri, ed offre una discreta garanzia di qualità data dal costruttore, direi abbastanza noto. Impressione a caldo, secondo giorno, il primo volato via, fatto poche cose, primo impattino per terra. Questa è la terza batteria che consumo. Ho provato a decollare in acro da terra e ha fatto un gran casino, perché è partito a faccia in giù, con sporcamento generale, perché ovviamente è raspato con l'elica nel fango. Peggio di così non poteva andare. Adesso mi tocca ripulirlo per bene da tutto sto schifo. Mi sa che vado di cotton fioc. Il sistema è una figata e meno male che ho fatto ore e ore e ore di simulatore, perché c'è una bella differenza quando sai che è in volo un qualcosa di costoso. Non è un simulatore, non è un premi un tasto, resetti e riparti da dove eri.
quindi ci vai molto più cauto. Vedo che comunque su distanze che mi sembrano a me importanti lui tiene molto bene il segnale, si vede benissimo, non mi ha mai laggato, veramente un ottimo sistema. Primo FPV, per me ne sono molto soddisfatto. Devo fare tanto allenamento, aspetto che arrivino le altre 2 batterie per il Fly More Combo, intanto sono obbligato a fare 10 minuti di volo e 2 ore di attesa. Il dive lo sbloccherò magari la prossima volta. Gran bella storia. Per il momento è tutto. Ho diversi progetti in cantiere e spero di realizzarli a breve. Intanto, se questo video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like. Qualunque domanda, opinione o consiglio è sempre ben accolto. E se ti va, iscriviti, così ci vediamo prossimamente sul tuo schermo.